Head Extreme MP e versione Pro 2024, le avete riconosciute immediatamente, siete venuti qui per saggiare queste novità dell'estate. In tanti hanno già recensito questi telai, quindi probabilmente vi siete già fatti una bella idea abbastanza completa, ma voglio dire la mia e ringrazio Tennis Warehouse per avermi fornito dei telai. Qua sotto in descrizione trovate il codice sconto LOST10 per i prodotti selezionati sul loro catalogo andando semplicemente sul sito. Prima di andare avanti ovviamente un bel mi piace, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e ora direi che possiamo partire con questa recensione di questo nuovo modello di racchetta. Nuovo modello si fa per dire perché in realtà chiaramente l'Extreme non è una nuova racchetta in casa Head, sono tanti anni che esiste sul mercato, si tratta di una rivisitazione, a mio parere più che altro estetica e non strutturale, tra virgolette. Considerate una cosa, il mio compagno sta giocando con l'altra racchetta, eravamo in campo con Extreme MP e Extreme Pro, quando io sto utilizzando l'MP lui sta utilizzando la Pro e viceversa. Questo vi può aiutare per capire anche che tipo di palla arriva dall'altra parte con uno o l'altro telaio. Considerate che il ragazzo dall'altra parte attualmente una classifica 3-2 per capire un pochino la pesantezza di palla e la tipologia di giocatore. Partiamo dalla Head Extreme MP, che è questa qui. Cercherò di darvi un po' di dati, dettagli, pareri, opinioni, riflessioni. Sono andato in campo portandole tutti e due, un po' di ore di gioco su ciascuna. È stato però abbastanza facile per me tirare le somme perché sono due telai che conosco piuttosto bene. Le Extreme con l'Extreme Pro, chiamata precedentemente Tour, ci ho giocato quasi un anno, quindi sono telai che conosco piuttosto bene e quindi sarà una recensione abbastanza nuda e cruda, proprio sincera e sentita, anche perché sono dei telai che mi hanno dato qualcosa da un certo punto di vista in passato. Ora l'Extreme MP diciamo che è quella più semplice delle due, quindi cerchiamo un po' di categorizzare. L'Extreme MP è una racchetta che va bene per giocatore diciamo intermedio, anche il principiante, se per principiante intendiamo un bassa quarta categoria, si troverà sicuramente bene con questo telaio perché ha nel suo DNA la parola facilità d'uso, ok? La versione Pro, come suggerisce il nome, necessita di un livello un po' più alto, ma su questo ci arriviamo, quindi per chi, diciamo così, è indeciso, questa è un po' la categorizzazione che ci viene subito in aiuto. L'Extreme MP è una profilata a tutti gli effetti, abbiamo uno spessore piuttosto grosso, 23, 26, 21, dove il 21 dovrebbe essere la parte più stretta è qua, e poi va a salire, un bel telaio rinforzato ai lati, la stabilità la stabilità di questo telaio è notevole. Vedete qui le corde per entrambi i telai, sono le Head Lynx Touring, cordata 22-21 kg, una racchetta che si sposa molto bene con questo tipo di corda, l'Head Extreme MP, perché è un telaio mediamente rigido, siamo a 66/67 di rigidità, quindi corda dura, telaio rigido vanno a braccetto. Per chi però ha paura di epicondiliti, problemi alla spalla, tendiniti, non vuole una corda dura e impegnativa come lo è la Lynx Tour, anche la Lynx che rimane un pochino più morbida potrebbe fare al caso suo. Una racchetta che potrebbe funzionare molto bene anche con le RPM Blast per esempio o le RPM Team. Una racchetta molto stabile, è una racchetta che fondamentalmente ti dà veramente accesso a uno spin esagerato. Secondo me Pure Aero, V-Core sono inferiori a questa rispetto alla facilità con cui si genera lo spin. Di contro però la coperta è corta, è un telaio con cui a tratti ho avuto difficoltà a tenere la palla con poca rotazione, cioè entra a piatto e la palla vola dritta in recinzione o poco ci manca sostanzialmente. Quindi se il vostro gioco è fortemente votato alle rotazioni top spin e back spin, questo telaio può essere una buona opzione perché
non solo il topspin, che esce veramente una curva esagerata, una palla che schizza via in alto quando rimbalza, si trova facilmente profondità. Anche il backspin esce molto piacevolmente dalla racchetta, si fa giocare molto godibilmente, la traiettoria rimane bassa, un'ottima rotazione. Non abbiamo ai nostri livelli la possibilità di misurare gli RPM della palla, i giri per minuto, ma sono sicuro che con questo telaio sono tanti. Il servizio è apprezzabile sia con le botte piatte che con le rotazioni. Uno dei pregi di questo telaio è la sua stabilità, cioè hai a disposizione un telaio reattivo, un telaio che rimane fermo all'impatto, non hai la sensazione, diciamo così, di avere un giocattolo tra le mani, per quanto sia obiettivamente un telaio molto molto facile, di grande uscita di palla gratuita, siamo oltre i 320 punti di inerzia, perciò ecco perché si sposa bene col giocatore che, diciamo così, come livello non è eccezionale. Dall'altra parte il giocatore è più capace, che si va a posizionare anche magari sulla terza categoria, perché no, anche la seconda categoria, a seconda del tipo di gioco che ha, potrebbe beneficiare da questo telaio. Telaio che per i miei gusti, ripeto, tende a essere anche troppo sul lato spinta, cioè fatichi a controllare la palla se veramente non gli dai tanta rotazione. Io prediligo un telaio magari un po' meno, come dire, turbolento, un po' meno vivace da questo punto di vista, però sono gusti, e come dico sempre, le racchette ognuno di noi le deve provare. È inutile che ci basiamo su quello che dice Michele, Gino, Pino, Tino e Lino e Salvatore Angelo. Bisogna provarle. Dopodiché una cosa che apprezzo appunto di questo telaio è il suono anche all'impatto, bello pieno, un telaio secondo me molto riuscito, che rispetto al modello precedente non ho percepito onestamente differenze. In teoria Auxetic 2.0 è stata inserita anche qui, quindi sul manico e nel cuore della racchetta, per maggiore rinforzo, maggiore connessione con la palla, per dare più sensazioni, però siamo d'accordo tutti sul fatto che queste sensazioni siano un po' finte rispetto al feeling di telaio vero, no? Detto questo, Auxetic 2.0, Auxetic 1.0 non cambia tantissimo, non ho sentito differenze, e questo lo vedremo anche con la Pro. Dal punto di vista estetico, come potete vedere, è stato rivisitato totalmente. A me un po' dispiace, perché ho preferito di gran lunga il modello precedente, che aveva un verdino insieme al giallo. Invece qua siamo a due tonalità di giallo con queste bande, diciamo, che separano i due colori, quello più acceso e quello un po' più spento. La verniciatura non è in stile Speed, ma è stile Radical Boom, sostanzialmente rimane opaca, sì, ma un po' liscia. I grommet sono trasparenti, grande qualità del telaio, come sempre Head non si smentisce, un telaio di grande qualità da questo punto di vista. Andando alla Pro, che invece, a differenza dell'MP, che ha un piatto 100-300 grammi, bilanciamento 32, questa, la versione Pro, che rimpiazza la Tour, quindi la Tour non esiste più, c'è solo la Pro, ed è stata eliminata la vecchia Pro da 315 grammi, no? Questa Pro ha le stesse caratteristiche della Tour, 305 grammi, piatto 98, entrambe le racchette sono 16-19 come schema corde. Questa ha un profilo 22-23-21, quindi è leggermente più stretta, è una racchetta che richiede un livello un po' più alto perché è più esigente obiettivamente. È una racchetta che vuole giocare quasi da classica con il vestito della Extreme, ok? Vuole essere una racchetta da spin in versione più classica. Io l'avvicino, e l'ho sempre avvicinata tanto alla Blade come posizionamento, no? Però dall'altra parte c'è anche la Radical in casa Head. Diciamo che una volta che, se tu guardi le caratteristiche, sembra essere quello il nesso. Penso che la Radical si avvicini un pochino di più sull'aspetto del controllo, e questa si avvicina di più alla Blade rispetto al tema spin. Quindi la Blade secondo me è un po' al centro e unisce questi due mondi. Rispetto alla Izone 98, che è racchetta con cui
gioco attualmente, diciamo, sto giocando ultimamente da più di un anno, 98-305 anche quella. Il motivo per cui io passai ad ISO 98 lasciando questa Extreme era il fatto che la racchetta mancasse di stabilità, fosse un pochino ballerina all'impatto, avesse, come dire, un suono anche metallico. Pregi e difetti c'erano e ci sono, perché anche qui rivisitazione estetica, il telaio c'è una piccola differenza che ho percepito ed è poi stata spiegata dall'andare a vedere le caratteristiche tecniche. La racchetta è più reattiva, infatti la rigidità è salita da 62-63 a 64-65, quindi con questa ultima versione Oxetic 2.0 il vero beneficio, la vera differenza, e non è detto che lo stiamo ricercando, è il fatto di avere un telaio un pochino più rigido, un'uscita di palla gratuita leggermente superiore, e vi invito a riguardare la recensione precedente, la trovate sul canale, dove ritrovate tutte le belle cose e le cose brutte che ho detto in quella recensione. Erano state più le cose belle e le confermo. Stando a Tennis Warehouse, l'inerzia su questo telaio è superiore ai 320 punti, e questo è anche un fattore aggiuntivo all'aumento della rigidità, che ha dato una maggiore reattività ma conseguentemente anche una leggera spinta in più, e questo è in congiunzione anche all'aumento dell'inerzia, che sul precedente telaio obiettivamente era carente. Eravamo intorno ai 310-315 punti come fascia, qui siamo nella fascia 320-325. Stando alle misurazioni di Tennis Warehouse, purtroppo su questo telaio non ho avuto modo di fare delle misurazioni specifiche, ma le prendiamo per buone. L'unica cosa negativa che io mi sento di dire è la mancanza di stabilità, il fatto che a volte ti sembri un po' un giocattolino, no? Vuole giocare da grande, però le manca qualcosa, no? Quel qualcosa è proprio il fatto di, a differenza per esempio dell'MP, entro sulla palla, impatto pieno, lo sento, cioè fa male questo suono da quanto è bello pieno, no? Detto questo, i colpi li gestisce molto bene, molto affidabile, sempre profondo, al servizio, è veramente veloce nell'aria, quindi tira fuori ottimi servizi. Avevo definito la precedente con un termine che era affidabilità, e c'è anche su questa versione qui, con un'uscita di palla leggermente superiore. Anche qui Head Lynx Tour 22-21 in cordatura appropriata, azzeccata. La Lynx normale può fare al caso suo, la Hawk Touch ugualmente per esempio. È una racchetta tra le due che appunto va al giocatore un attimino più avanzato come livello. Sicuramente potrebbe beneficiare anche qui di un custom a seconda un po' delle esigenze, sicuramente in virtù però della mancanza di stabilità. Un po' di piombo, ore 3, ore 9 potrebbe dare quel rinforzo di cui la racchetta ha bisogno, cosa che invece non avviene per questa, perché è bella grossa negli steli qui, quindi ha già di suo una certa stabilità che percepisci subito appena la prendi in mano. Ok, questa è una racchetta che si muove velocemente nell'aria e sembra più leggera di quello che è, ma dopo tutto una bella racchetta. Head ha fatto un buon lavoro, ha cambiato l'estetica dei telai, ha dato un rinforzo dal punto di vista della rigidità sulla Extreme Pro, ha cambiato il nome, non ha fatto altro, quindi provatele e poi decidete. Il passaggio da precedente modello a questo, per chi già la utilizza, sarà come un bicchiere d'acqua tranquillamente, non è stata minimamente cambiata la struttura del telaio. Per chi invece arriva da altri telai e può scegliere tra questo e il modello precedente, in tutta onestà sull'MP può andare a occhi chiusi anche sulla precedente, non cambia praticamente niente. Sulla nuova c'è questo fattore della rigidità diversa che dà una reattività maggiore sul telaio. Il suono metallico a cui faccio riferimento magari per voi non è un problema, è un qualcosa che ho percepito anche sulla Shift quando l'ho provata, cioè non ha un suono così pieno all'impatto da un certo punto di vista. Ecco, Head io consiglierei di lavorare su questo. Grazie ancora a Tennis Warehouse per avermi fornito i telai. Se ti è piaciuto questo video metti un bel mi piace, iscriviti al canale e al prossimo video.